Michele Giurgola, la colazione dei campioni, pane e prosciutto. Pane utile fare almeno un'ora prima, anche più, di andare a mare, una bella fetta di pane con un po' di prosciutto. Oggi a Lutrini. Oggi mia nonna ci racconta una piccola storia. Genitori, familiari, parenti arrivavano a una certa età e davano fastidio agli giovani. Allora avevano messo una legge, quasi, era una legge, che quando una persona arrivava all'età di 40 anni era presa, portata a mare e buttata a mare. Non doveva esistere più. Il motivo qual era? Per non dare pure fastidio. Per non dare tanto fastidio a tutti, no? Allora 40 anni più per loro era grande, una persona era grande, non lavorava, non guadagnava, allora per non dare fastidio la buttavano in mare, basta. E basta, e finiva. Una leggenda, una storia mitologica, oppure è realtà? Chi lo sa? Le nonne sono come un libro di storia, pronte a raccontare il loro mondo totalmente differente da come lo conosciamo noi oggi. Dalle guerre alla fame, sono comunque riusciti ad andare avanti, con il sudore del lavoro. Oggi per noi sarebbe impossibile reggere una simile vita. Dovremmo riflettere molto bene e farci consigliare dalla loro saggezza. Allora noi siamo pronti per questa avventura. Oggi siamo appunto in 3. Io, il mitico Rocco, che già conosciamo su un altro video. Un grande pescatore, e alle spalle abbiamo appunto Alessandro. Occhio che te lo sto dando vivo, invece Perché non l'ha ammazzato? Perché non l'ha ammazzato? perché si stava liberando. Ho preferito meglio quello proprio, capite su sono stai. Una letta, ma una gettata lunghissima. Ieri una gettata lunghissima. La telecamera non ce l'avevi, no? No. Oggi alterniamo le immersioni con l'amico Rocco. Eccomi all'azione sul filo dei 50 metri. Nelle mie immersioni utilizzo la compensazione in frenzel avanzato. Praticamente porto una scorta di aria nelle guance, che mi permette di evitare di traslare continuamente aria tra polmoni e cavità bucale. Eccole finalmente, allungo il braccio e sferro e tiro. La risalita è davvero lunga, mi rilasso e pinneggio. Tienilo se li fatto,
Finita. Allora ci sta, eh? Bella, bella. Bella, bel pesce, bravo. Attimo, la abbazziamo, dai. Il coltello ce l'hai? Ovviamente non può mancare la parte culinaria. La ricciola si presta veramente in tante ricette. Ecco, questa è una delle più semplici che io adoro. Un po' vecchiotto. È freschissima ed è anche molto buona. Durante la discesa ha visto una bella cernia, non di grosse dimensioni, ma che scappa via con decisione. Continuo comunque la mia azione di caccia. Purtroppo ho dimenticato la torcia e non riesco a vedere nulla in tana. Non vado oltre per cercare di identificare bene il pesce, quindi risalgo. Secondo il mio punto di vista, la torcia deve essere utilizzata con assoluta delicatezza. Il fascio di luce non deve colpire assolutamente l'interno della tana, in modo che il pesce non scappi via. Che c'è? Ecco il pesciotto. 2 in 1. Abbiamo anche un sarago ancora vivo. Porca miseria, ancora vivo. Oh. Vieni, è buono. Aspetta, grazie. Buttalo qua sopra meglio, dai. Non è enorme, ma una bella cerniotta, dai. Bella, bellissima. Quanti ne siete a valutare l'inconveniente? Scrivetelo nella casella dei commenti. Ragazzi, il coltello non può mancare mai, è una nostra salvezza. Guardate questa scena a rallenti, la sagola si attorciglia sul fucile, causando così il blocco del mulinello. Ecco perché, ragazzi, si deve restare nella quota di comfort. Con più apnea significa semplicemente cercare di avere quella scorta in più di aria per un eventuale inconveniente. Ovviamente il pesce è lì appeso come un paracadute. Che fare? Mollare il fucile? Nessuno lo farà mai. Ma se per caso si è al limite, cerchiamo almeno di sganciare la cintura dei pesi. Sono dei semplici consigli che vi do, ragazzi. Un tramonto a dir poco meraviglioso. Una giornata finita bene, abbiamo pescato e una bella ricciola, una bella cernia e 2 denticiotti. Che dire, ci siamo divertiti anche oggi. Questo è il nostro mare, rispetto delle proprie
possibilità e soprattutto rispetto per chi ci aspetta a casa. Ciao ragazzi, buon divertimento, buon allenamento soprattutto, e sperando di rivederci nel Magico Blu. Ciao ragazzi, ciao!